Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2024. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Ariete. Quando c'è la temperanza si parla normalmente di pazienza, è una carta anche dedicata no, che fa riferimento alla guarigione, perché per guarire ci vuole proprio pazienza. È una carta anche che ci parla di riequilibrare il lato psico-emotivo della nostra vita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Poi per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, lo trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi sempre nella descrizione c'è il link al nuovo corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Comunque io vi inserisco sempre nella descrizione le novità, le promozioni, voi aprite la tendina e poi se ci sono informazioni aggiuntive vi basta contattarmi via mail. Bene, andiamo a vedere l'energia, ok, disponibile per il mese di dicembre e partiamo con un 2 di bastoni, un asso di bastoni, re di bastoni, 9 di coppe. Wow, per adesso sono carte molto belle. Abbiamo un 2 di spade, un 2 di pentacoli, un 6 di bastoni, e un 7 di spade. Voglio un'altra carta per concludere la lettura, vediamo un po'. Un re di pentacoli, sì, ma ha senso anche con il 7 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerco di capire un po' qual è l'energia più forte che va per la maggiore e quindi vi darò come dei messaggi sciolti, dopodiché andrò a fare i vari esempi, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, piuttosto che, non lo so, famiglia, insomma andremo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo 2 di bastoni. Qui c'è come, da un lato la voglia di andare oltre, la voglia di fare, la voglia di progettare, la voglia anche di partire per qualcuno, però è come se ci fosse qualche cosa che vi tiene attaccati a dove siete. Potrebbe essere la zona di comfort, potrebbero essere delle responsabilità o degli impegni. Andiamo a vederlo. Asso di bastoni e 3, scusate, asso di denari e 3 di bastoni. Sì, c'è voglia di novità, di qualche nuovo percorso, di qualche nuova strada, di qualche nuovo progetto. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un giudizio. 10 di bastoni e regina di pentacoli. Potrebbe essere qualche questione nel quotidiano, tipo, non lo so, avreste voglia di fare un giro, la butto lì, intorno al mondo, ma avete un lavoro fisso e non lo potete lasciare.
Perché qui anche abbiamo un 10 di bastoni, mi rappresenta le responsabilità, le aspettative, i pesi, quello di cui ci occupiamo. Sì, c'è come la voglia di andare, ma l'impossibilità a farlo, o come l'idea dell'impossibilità a farlo. Andiamo a vedere il re di bastoni, 7 di spade nuovamente, e cavaliere di coppe. Allora, questo re di bastoni potrebbe raffigurare una persona intorno a voi. Allora, siccome abbiamo un cavaliere di coppe che mi parla di proposta, ma c'è anche un 7 di spade che mi parla di cose losche, di bugie, di mezze verità, di cose non dette, fate attenzione alle offerte che riceverete nel mese di dicembre, perché ho come la sensazione che potrebbero non essere proprio sincere. E qui vi parlo delle persone con le quali avete una stretta relazione affettiva, non necessariamente romantica. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Considerato che un re potrebbe essere un padre, o adesso dipendendo dall'età che avete voi, anche un fratello, per esempio. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 8 di coppe, imperatrice, asso di bastoni. Wow, sembra proprio che troverete la strada giusta, ragazzi, per iniziare questo nuovo percorso, per manifestare, creare, concretizzare quello che voi volete. C'è anche un asso di bastoni, mi parla di iniziativa, anche questa è una carta che si ripete. È vero che qua era al contrario, come se all'inizio del mese mancasse quella marcia in più, però poi arriva. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché qui ci sono come dei dubbi e delle perplessità. Abbiamo il carro. Allora, abbiamo il carro e un fante di pentacoli. Anche qui, di nuovo, sento voglia di iniziare cose nuove, voglia di muoversi. C'è tanta voglia di viaggiare, di scoprire, di andare oltre, devo dire. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli, perché invece il 2 di pentacoli è una carta che parla di situazioni, dinamiche comportamentali che si ripetono. Qui abbiamo la sacerdotessa e un diavolo. Fate attenzione ragazzi, diavolo è 2 volte il 7 di spade. Fate attenzione ai furti, la prima cosa che mi viene da dire. Mi fanno vedere la metropolitana, quindi se girate in metro ehm, fate attenzione. Ehm, Ho un messaggio poi dopo per le persone che sono autonome, spero di ricordarmi. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Fante di coppe e ruota della fortuna. 6 di bastoni è una carta che mi parla di riconoscimenti, di successi, di vittorie. Voglio andare a vedere anche questo 7 di spade. 9 di spade, re di pentacoli, 2 di coppe. Qui avevate un re di pentacoli. Questo da che parte era? Forse di qua. Ok, dunque ragazzi, fate attenzione alle alleanze e alle associazioni che potreste iniziare o già avere a dicembre. Con 2 volte 7 di spade c'è aria o di furti, o potreste anche semplicemente perdere qualcosa, perdere le chiavi, però siccome finiamo con un 2 di coppe, ho l'idea che qualche collaborazione che metterete in atto, qualche accordo, potrebbe non essere l'ottimo per voi. Ed è facile che succeda con una persona vicina a voi, cioè che conoscete già da un po', oserei quasi dire della quale vi fidate. Quindi occhi aperti, pazienza con i risultati che non arrivano. Allora, partiamo dai single ragazzi. Qui devo dire che
Ci sono occasioni interessanti, potrebbe esserci anche un... Io qui ho come l'idea che ci sia un percorso, un qualche nuovo inizio, una strada, un corso di aggiornamento, qualche cosa che inizierete a fare in previsione di un cambio futuro che potrebbe portarvi a conoscere una persona. È come se condivideste la passione per qualcosa. Non sento che sia subito, cioè che parta subito in quarta, anzi, sento che c'è molto rispetto tra i due, tra voi due, insomma. Per chi avesse una persona in testa o comunque avesse già una relazione magari che è iniziata da poco, antenne dritte. C'è un 2 di spade, ci sono dei dubbi, ci sono delle cose che non tornano, ci sono delle verità che con questi 2 sette di spade potrebbero venire a galla. Sento che potrebbe aver a che fare questa verità con una questione economica del o della partner o vostra, cioè è come se uno dei due nascondesse all'altro la propria, il proprio stato finanziario. Potrebbero dirvi che hanno soldi, invece non ne hanno, e quindi aspettarvi un aiuto da parte vostra, o anche il contrario, eh. Potrebbero dirvi che non hanno soldi, così diciamo pagate voi. Questo ve lo dico perché ho un diavolo sotto un 2 di pentacoli. Qui c'è qualche dinamica di comportamento tossica legata al denaro che si sta ripetendo, che potrebbe ripetersi, quindi visto che abbiamo anche un 7 di spade, fate attenzione ai furti, fate attenzione a prestare denaro a qualcun altro, soprattutto se è una persona che conoscete da poco tempo o con la quale vi state relazionando da poco tempo. E anche se siete in coppia da lungo tempo, monitorate bene le finanze. Io ho come la sensazione che potrebbero essere un tema nel mese di dicembre. Per il resto devo dire che ci potrebbe essere, ragazzi, per chi se lo aspetta, per chi ne ha piacere, per chi ha voglia di prendere quella telefonata, quel messaggino o quel vocale, ci potrebbero essere notizie dal passato. Si potrebbe far sentire qualcuno o qualcuna con la quale avete già avuto una relazione. Non dico che sia con secondi fini, però è come se si riscaldassero un pochettino le acque con questa persona. Ehm, Se la relazione non va tanto bene, c'è da mettere delle pietre sopra certi temi, girare la pagina e ricominciare, rimettere nuove regole, trovare come un nuovo punto di incontro. Però fate attenzione perché c'è questo sette di spade che mi pesa, è come se ci fosse qualche questione di cui non si sa niente o che non viene discussa o che viene data per scontata o che viene addirittura nascosta. È un tema la parte monetaria per voi. Anzi, arriviamo subito al denaro così perché ho già fatto vari riferimenti. Qui dovete fare attenzione. Se avete fatto degli investimenti, se vi propongono degli investimenti, se arriva un vostro vicino, sai, ho trovato il modo di diventare ricchi lavorando un'ora al giorno. Ecco, anche no, mandate prima avanti lui per qualche mese, vedete se effettivamente diventa ricco o no, ok? Prima di farvi coinvolgere in cose di questo genere, ragionate sempre con la vostra testa. Insomma, ragazzi, due sette di spade, la carta del diavolo, un 9 di spade, ruota della fortuna al contrario, un 2 di pentacoli, non promette niente di buono questo progetto, questa offerta che vi fanno. E se per caso avete già degli investimenti che potrebbero non darvi i risultati aspettati effettivamente nel mese di dicembre, cercate di capire dove si sono incastrate le cose, cosa c'è, qual è il blocco di questo diavolo, la schiavitù. Ok? Qualcuno potrebbe anche magari sentirsi un pochettino soffocato dai debiti o non riuscire mai a comprarsi quel capriccio che magari vuole, ci si aspettava, non lo so, succede spesso. Almeno io sentendovi parlare così sento che succede spesso.
metto via i soldi per comprarmi quella roba lì e appena raggiungo la quota si rompe la macchina e quella quota la devo usare per la macchina, ok? Non so se capita anche a voi. Quella è un'incapacità del primo chakra di mantenere, di contenere il flusso di denaro che arriva. Si cura, cioè si cambia, ok? Però ecco, succede un po' così in questo mese, cioè vi fate dei progetti, dei programmi e poi invece succede sempre qualche cosa per cui non riuscite. Ripeto, super attenzione ai furti, super attenzione a... Mi fanno, mi fanno vedere un telefonino, quindi fate attenzione agli hackeraggi, fate attenzione a non lasciare il numero della carta di credito magari a troppa gente, cercate di comprare sempre solo su siti riconosciuti, come fosse, non lo so, Amazon, il Giardino dei Libri, non lo so. Però c'è un forte avvertimento per quello che riguarda l'economia. Avete anche la ruota della fortuna al contrario, quindi sento che ci sono come delle dinamiche che si incastrano. Mm. E in effetti c'è anche un 2 di spade, quindi qualche dubbio già lo vedrete, secondo me, a metà mese. Per il resto, diciamo che a livello economico, secondo me, il consiglio che vi danno, se non avete debiti, se siete sicuri che è tutto regolare, che non arriveranno multe, perché il diavolo può anche fare riferimento a delle multe, ehm, sì, è come se ci fossero delle fuoriuscite di denaro un po' impreviste, secondo me. Però tenete presente che arriva anche un asso di denari e la ruota della fortuna è vero che è il contrario, però c'è comunque come se ci fosse un'area di movimento monetario. Non credo che riuscirete, diciamo, a metterne via sto mese, però comunque tutto sommato rimarrete abbastanza in equilibrio tra alti e bassi, ma diciamo che finirete come inizierete, ecco, possiamo dire così. Ora, andiamo al lavoro. Se siete disoccupati, ragazzi, non credo che sia un buon mese per iniziare effettivamente a lavorare. C'è un nuovo inizio, ma è più una nuova ricerca, secondo me, con l'otto di coppe. Quindi può essere che abbiate bisogno di creare il terreno in questo mese per iniziare poi a spingere un po' di più nel 2025, oppure iniziare a spingere adesso per iniziare nel 2025. Ho già pubblicato le letture per il lavoro e per l'economia per il primo semestre del 2025, vi consiglio di andarvele a vedere, così potete giocare d'anticipo. Ci possono essere come degli amici che andrete ad aiutare, magari nelle aziende di famiglia, magari a fare i pacchetti natalizi, magari non lo so, fare i camerieri il fine settimana, piuttosto che quel lavoretto extra il sabato. Ci sono cosette, però da dire proprio il lavoro in regola come dipendente, non questo mese, ragazzi. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, ecco, allora, qui ho come la sensazione, soprattutto, questo vale anche per chi è autonomo, se c'è un qualche tipo di collaborazione in famiglia o se siete dipendenti in un'azienda familiare, io sento che qui c'è tanta voglia di andarsene, c'è tanta voglia di liberarsi di certi condizionamenti, di certe bugie, di certe lotte egoiche, di certe energie che non vi fanno star bene. Ci sono come dei pesi da doversi lasciare indietro, delle preoccupazioni, delle ansie. Mm? E quindi per qualcuno potrebbe essere un inizio dicembre, cioè diciamo un mese per pensare a cosa seminare, a cosa iniziare prossimamente, dove poter andare. Per quello che... Ah, scusatemi, devo dire che qualcuno potrebbe essere trasferito, o comunque ricevere, diciamo, la notizia di essere trasferito, ma per chi ha chiesto il trasferimento molto bene, sono contenta per voi, per qualcun altro potrebbe arrivare come una notizia abbastanza sconcertante, cioè per la serie non me l'aspettavo.
Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Per quello che riguarda invece gli autonomi, occhio alle alleanze che stringete, mi dicono ai soldi che prestate. Se per esempio avete un dipendente e vi chiede un acconto perché ha X spese, ecco, magari non pagate più di quello che ha lavorato, pagategli giusto quello che ha lavorato, fate uscire il tutto via banca, ovviamente. Eh, perché con questo sette di spade, ragazzi, c'è qualche brutta notizia che potrebbe arrivare o è una carta di avidità, o è una difficoltà, nel senso che è come se voleste controllare troppe cose, avere tutto sotto controllo ed è un po' quello forse l'avidità, però c'è anche il diavolo, quindi non la vedo così positiva. Ma ognuno di voi, ragazzi, lo applichi alla propria realtà, perché ognuno ha realtà diverse, appunto. Allora, se dobbiamo guardare la parte dei progetti, devo dire che secondo me è la parte migliore di tutta la lettura. Se i progetti sono già in atto, sento che si espanderanno, che guarderete oltre, che cercherete di capire come far crescere questo progetto. Se invece il progetto era in via di sviluppo o diciamo ancora solo un'idea, sento che a dicembre vi muoverete per concretizzare il prima possibile la partenza di questo progetto. Quindi molto bene. Per quello che riguarda, diciamo, la salute psicoemotiva del mese, io credo che qui, ragazzi, dobbiate fare un lavoro di autoriconoscenza personale. Avete bisogno di darvi un merito, di darvi un valore e di non dipendere da quello che dicono gli altri. Il 7 di spade io lo sento anche come una carta, non so se conoscete la legge dello specchio, cercatela su YouTube, però mi richiamo un pochettino, no? Certe volte si dicono delle bugie alle altre persone perché si crede che l'altra persona si aspetti una certa cosa da noi e quindi noi magari diciamo una frase impostata perché pensiamo che l'altro si aspetti quello. Anche quello è un po' la legge dello specchio, il supporre, non è proprio così. Anzi, guardate, non vi dico niente, andate a cercarla, sperimentatela su voi stessi, che è tutta crescita personale. Ok, per quello che riguarda, diciamo, le persone intorno a voi, come vi dicevo prima, c'è questa sorta di progetto, offerta, alternativa che potrebbe arrivare, ma non sento che sia trasparente questa persona. Voi avete la sacerdotessa, fatevi sempre la domanda, come potrebbe essere tra 5 anni? Questa tendenza di cui mi parlano adesso sarà ancora attiva tra 5 anni? Vale la pena investire questa cifra per avere un risultato nel lungo periodo? Me lo può dare? C'è qualcosa qua che ha a che fare con gli investimenti, ve lo dico. Ok, andiamo a vedere un oracolo, un paio di oracoli per concludere la lettura, vediamo che cosa vi dicono. Respirare, carta numero 29, e ha le ali di un angelo, di una farfalla, in realtà sono doppie, però siccome anche qui avete la temperanza, ho come l'idea che dobbiate rilassarvi un attimo. Infatti non so se avete notato la mia enfasi nel raccontare la lettura, quasi ci fosse ansia per certe cose. Potrebbe essere effettivamente, vi dicevo, un mese pieno, quello sicuramente. Magari avete proprio bisogno di prendervi un tempo. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Sii proattivo. Esamina una delle maggiori fonti di insicurezza nella tua vita e osserva quanto potere ti toglie. Poi identifica una piccola azione che puoi realizzare per liberarti di questo sentimento di insicurezza. L'obiettivo: osserva se sei proattivo o passivo, perché la guarigione ha bisogno di energia proattiva. Ma vi dirò, qui l'asso di bastoni è girato al contrario, c'è come un'idea ma non azione, ma poi diventa azione, poi diventa movimento.
Amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Lì ho concentrato tutti gli studi che ho fatto per, diciamo, aiutarvi ad accelerare il vostro percorso di crescita. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi auguro un buon dicembre, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!